piccolo intermezzo, per il nostro Fedino ho bisogno di comunicarvi una cosa. Ciao a tutti amici, niente ragazzi, allora che dire, oggi ho pubblicato un piccolo video, abbiamo pubblicato un piccolo video del compleanno di Valerio, compleanno che è andato bene, ci siamo divertiti, siamo andati fuori in ricerca. Come tutti quanti sapete, noi abbiamo i Legend, quindi Metal Detector The Legend, siamo io, lei e un altro nell'uscita che aveva il Legend, c'era un anfibio e 2 XP Deus. Naturalmente nella ricerca che abbiamo fatto, e l'abbiamo fatta molto blanda, cioè per trovare un posto nuovo, anche in descrizione troverete tutta la descrizione della giornata, non abbiamo trovato una cippa di niente. Quindi, come spesso succede ultimamente, ma però, sì, ma neanche il ferro, non abbiamo proprio trovato veramente niente, ma non perché i metal non funzionavano, perché non eravamo buoni, non abbiamo trovato perché non c'era proprio niente. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo finito di festeggiare il compleanno all'agriturismo che era lì di sotto, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, abbiamo giocato al calcio balilla, insomma ci siamo fatti le nostre cose. Finito il nostro bel pranzo, l'autopranzo in divertimento, Valerio, il proprietario dell'XP Deus, ha voluto andare a fare, ciao Massimiliano, è voluto andare a fare un piccolo test di comparazione, ma così per scazzare, così tra amici abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e siamo stati bene, andiamo a fare un piccolo test per finire la giornata in allegria, no? Non per andare a sputtanare una macchina o l'altra. Quindi sono stato anche preciso nel video e ho detto chiaro e tondo, ragazzi, questo non è un test comparativo, è un test goliardico per divertirci fra di noi. Bene, detto questo, pubblico il video, naturalmente c'è sempre il solito buon tempone cagacazzo, e questo lo dico proprio con nonchalance. Però è giusto che sia così, siamo in un mondo, perciò... Quindi è giusto il canale YouTube, è giusto che insomma ognuno esprima la sua opinione. Che mi ha detto così, mi ha detto che dato che insomma Valerio ha sentito che la modalità Deep nel Deus 2 non si può modificare, e perché non si può modificare ha capito che noi non capiamo niente di Metal Detector, si toglierà dal canale perché il nostro è un canale che è destinato a chiudere, come tutti gli altri. Così hanno detto. Così hanno detto questo soggetto. Su 6.500 persone questo soggetto. Allora ragazzi, intanto volevo chiarire un piccolo punto. I Metal Detector io li so usare. Siamo in macchina, scusateci. Lei legge e io guido intanto. Comunque i Metal Detector noi li sappiamo usare. Almeno io mi ritengo una persona che qualche metal l'ho provato. Non ho sputtanato una macchina o un'altra, non era mia intenzione sputtanare. Ma che cosa dicono? Sì, non era mia intenzione sputtanare il Deus o il Legend o chissà cosa. Noi abbiamo fatto una prova senza montare il filmato, senza fare cose strane, cioè noi siamo arrivati lì, abbiamo acceso la telecamera, poteva andare bene, poteva andare male, sicuramente noi il Legend lo sappiamo usare bene e sicuramente Valerio il suo XP Deus non lo sapeva usare troppo bene, neanche Marchino sapeva usare il Deus 1, quindi ho fatto le modifiche a un programma che si chiama Fedino e effettivamente se guardate il video, quando si va a sentire la differenza tra il programma di Marchino e il programma che ho fatto io, il target che avevamo seppellito si sentiva divinamente, mentre prima no. Stessa cosa sicuramente può essere capitata anche con Valerio, noi non siamo qui a dire che il Deus 2 fa schifo perché è una macchina da 1.600 euro, io penso che il suo lo faccia egregiamente e non stiamo a disquisire questo, però eccoci, vedere sempre che nel 2022 c'è sempre qualche coglioncello che non capisce l'ironia del video e il gioco e anche quei 6 che hanno messo il like sotto al commento del coglioncello che non ho visto, però non hanno ancora capito assolutamente niente di tutto questo. Mi fa ridere la cosa, perché ragazzi, noi, come ho detto già nel filmato quando l'abbiamo montato, non siamo qua a far vedere chi ce l'ha più grosso o chi ce l'ha più duro. Noi siamo qui a divertirci, quindi questo è il tutto. Non ci interessa fare video come di comparazione professionali dove lecchiamo il dettaglio o dove guardiamo l'impostazione di fino per poter far sì che un metal prevalga sull'altro. A noi piace andare fuori fra amici, divertirci, ironizzare, infatti abbiamo preso per il culo Valerio perché il suo metal non aveva sentito quello che ha sentito il nostro, ma sicuramente
è stata una questione di setting, non ne discuto. Ha provato varie opzioni e l'unica opzione che era veramente valida era la monofrequenza. Però in questo, ragazzi, ripeto, non è che abbiamo detto alla fine del video il Metal Deus 2 non lo dovete comprare, dovete comprare il Legend. Ci siamo fatti una risata, l'abbiamo preso in giro e questo è il quanto. Quindi trovare ancora... Comunque lui rideva di meno, Lui rideva meno perché sicuramente ci è rimasto male, addirittura andava meglio il Deus 1 in terra. Comunque, a parte questo, nel divertimento ci sta, cioè ci sta ste cose qui. Vedere questi commenti mi fa ridere perché capisco che c'è tanta pochezza ancora in giro per il web. Sentirmi dire che noi non sappiamo usare i metal da uno che comunque avrà cominciato a spazzolare forse un anno fa o due, non lo so, ma anche se fossero 10 non ce ne frega assolutamente niente. Noi spazzoliamo per andare a divertirci. Se qualcuno vuole qualche consiglio su qualsiasi metal che io abbia usato in questi ultimi 15 anni, come sempre io glielo dico e glielo spiego, anche se il metal non è quello che della Nocta o di qualsiasi altra casa, e io gli faccio il programma a mente, non ho bisogno di leggere il manuale. Quindi non penso che il Deus 2 discosti tanto dall'1 a parte la multifrequenza. Però detto questo, che non voglio poi stare troppo a rompere le palle su queste discussioni, perché queste cose qui vanno bene per chi vuol far vedere che c'è la più grossa o per quelli che gli brucia il culo perché hanno speso 1600 euro e pensano di avere la macchina che va più delle altre. Però può essere, può anche essere. Non lo diciamo mica. Però tutti questi intenditori, no. sì, però tutti questi intenditori non hanno capito, ragazzi, che il vero come dire, il vero problema non è spendere il 1600 euro, gli 800, i 3000 per una macchina. Il vero problema è il terreno dove andiamo a cercare. Fede, consigliamo un pinpointer. Pinpointer, ragazzi, c'è l'XP MI 4 o MI 6 se avete il Deus, che è fantastico. Il Quest è un buon pinpointer, solo che devono sistemare non so cosa nella batteria. È un ottimo pinpointer. Se no c'è anche il Pulse Dive se uno vuole un pinpointer più grande. Insomma, i pinpointer ce ne sono tanti, sono belli. C'è anche i Guard che non sono male. Insomma, pinpointer ce n'è. C'è il Tech Point della Fisher o il Pulse della Fisher, che sono ottimi anche quelli. Tu che cosa usi? Io uso il Quest e l'MI 4. Quindi lei usa la MI4, oppure avevo un Garrett arancione che anche quello va bene, quindi un pinpointer va bene, ragazzi. Se no, se uno vuole spendere poco, ci sono anche i pinpointer da 30-40 euro che comunque fanno il loro sporco lavoro. Bene, detto questo, volevo dire che comunque non è il metal che fa, a parte il ricercatore, come si dice sempre, ma è il terreno. Potete avere una macchina a 10.000 euro, ma il terreno qua vi impedirà sempre, se è un VLF, di andare più in profondità di quel tot. Quindi tutti i metal, anche se più costosi, avranno sempre quel range, almeno che non siano dei Pulse o siano nuove tecnologie che ancora non sono uscite. Quindi, ragazzi, ridiamoci sopra, ci divertiamo, sono stronzate, sono goliardate. Noi abbiamo intenzione di pubblicare i video che facciamo goliardicamente. Non ho fatto nessun taglio su quel video proprio apposta per far vedere che comunque era una goliardata. Se volevo sputtanare una macchina, bastava che tagliavo tutte le impostazioni che Valerio dava o che diceva e facevo vedere che il metal era impostato al top di gamma. Fare una cosa del genere, oppure lo facevo, non si rideva, no, cioè, lo facevo in un'altra maniera. Giusto, lo facevo in capito? un'altra Sappiamo maniera. Anche come fare. Eccoci, quindi questo è il quanto. Il secondo punto invece che volevo toccare, ragazzi, è un punto un po' più dolente, è una cosa un po' più personale, no? È una cosa che ci tocca a me e all'Anto proprio da vicino. Allora, è risaputo che abbiamo cambiato compagnia, abbiamo cambiato il gruppo, abbiamo cambiato amicizie, eccetera eccetera, ed è risaputo ormai per voci traverse che io sono andato fuori di testa e che lei mi ha portato via da tutta la compagnia. Ora, ragazzi, io non mi sento una persona fuori di testa, mi ritengo sempre la persona di prima, uguale, non sono cambiato una virgola, anzi forse sono migliorato, e non ho mai fatto un video fino ad oggi proprio per rispetto dell'amicizia che c'era nei confronti di queste persone. Però ad oggi continuo a ricevere messaggi di persone che dicono che c'è qualcuno, e non faccio nomi,
che va dicendo che io sono fuori di testa, Che continua. che continua ad andare. andare in giro a dire che io sono fuori di testa e che lei comunque mi ha portato via dalla compagnia. Ora, io non mi ritengo fuori di testa, ho un lavoro, tutte le mattine mi alzo e vado a lavorare, mi vedete, sono sempre in giro con i metal il fine settimana con degli amici che si comportano come tali, poi magari me la cacceranno nel culo anche loro, però intanto si comportano come tali. Sono rimasto in ottimi rapporti con alcuni dei vecchi amici che comunque non ci hanno mai dato contro, hanno sempre fatto vedere di essere veri amici, e ho lasciato perdere quelli che non si sono comportati come mi sono comportato io nei loro confronti o come ci siamo comportati noi. Quindi, detto questo, ragazzi, la differenza seria è che io sono fuori di testa e lei mi ha portato via dalle amicizie, però non avete mai sentito dire una parola al di fuori di questo video su quello che è successo veramente, perché quando qualcuno mi chiede da noi, perché quando qualcuno mi chiede cosa è successo col vecchio canale, io e lei abbiamo sempre risposto: ognuno ha preso la sua strada. Questa è la risposta che un amico darebbe per tenere per sé le cose che gli hanno fatto male o che comunque gli hanno dato fastidio nei confronti di una persona al quale ha voluto bene o delle persone alle quali ha voluto bene, e non andare in giro predicando la propria verità ad cazzum come sta facendo queste persone. Quindi, ragazzi, Basta. ora basta. Sono passati 2 anni, un anno da quando è successo il tutto. Sì. E ancora oggi ai raduni c'è qualcuno che si diverte a fare queste cose, quindi Io direi che è anche ora di dire basta. di darci un taglio. Noi, come vedete, continuiamo a uscire, come vedete non sono fuori di testa come la gente pensa o come chi ha detto vuol far pensare. Lei mi porta sempre in giro, perché è lei che mi porta in giro col collare alla museruola, mi porta sempre in giro, ogni tanto mi fa fare la pipì. Però mi sa che ti piace questa cosa qui. mi porta in giro con gli amici, mi porta ai raduni, quindi come vedete tutto questo raccontare cazzate non è proprio così, e le campane bisognerebbe sempre ascoltarle tutte e due. Detto questo, ragazzi, chiudo la parentesi perché mi sono rotti i coglioni da 2 anni, ci sono saltato fuori. Basta. E ne ho le palle piene di ste cose. Io continuerò sempre a dire comunque sia che ognuno ha preso la sua strada, perché mi ritengo una persona fuori di testa ma molto più intelligente di tante altre. E con questo niente, ragazzi, vi voglio salutare, ringraziarvi perché ci state seguendo. Grazie, e continuate. grazie. Il gruppo su Facebook RS non solo cresce di giorno in giorno, il gruppo il canale YouTube continua a crescere sempre, e quindi vi ringrazio per tutto il supporto che ci date. Ogni tanto non riesco a fare video perché ultimamente siamo veramente impegnati col lavoro e non abbiamo proprio tutto il tempo di correre, ma riusciremo comunque ad accontentarvi ancora con nuovi video, con nuove ricerche, con nuove live, eccetera eccetera. Quindi, ragazzi, seguiteci, se vi piace il video mettete il like, scriveteci commenti decenti, non ci scrivete delle cazzate, se no dopo dobbiamo fare un'altra live, non ha più fine, hai capito? E questo è il discorso. Va bene, ragazzi, con questo è tutto. RS Metal Detector e non solo vi saluta, per me è l'Anto, due fulminati. Sicuro. Ciao a tutti, ragazzi. X. Ok.